Buongiorno a tutti, ciao, spero che stiate bene. Questa è un'intervista un po' particolare, direi che è una self-interview, perché visto il momento abbiamo l'opportunità di raccontarvi un po' quello che c'è dietro al processo creativo. È un momento un po' particolare, cerchiamo di fare di tutto per farvi compagnia e per parlarvi comunque della marca e di quello che si nasconde dietro ai nostri prodotti. Io sono Fabrizio Buonamassa Stigliani, mi occupo del design degli orologi in Bulgari da circa 20 anni e ne approfittiamo per raccontarvi quello che ho un po' nella testa quando immaginiamo dei nuovi prodotti. Spero che la cosa sia interessante per voi e iniziamo subito. Cominciamo con la parola design. È incredibile come un vocabolario così ricco come quello italiano non abbia una parola per parlare di questo concetto. Per noi l'ingegneria è troppo fredda e l'arte è troppo priva di vincoli. Quindi quando parliamo di design, in teoria parliamo di arte applicata all'industria. Questo la dice un po' lunga su come gli italiani immaginano questa professione, che poi è un insieme di tante professioni. Si parla molto di emozioni, spesso l'ispirazione arriva dall'emozione, ma magari parleremo dopo del processo creativo. Lo scopo ultimo del designer è quello di migliorare la qualità della vita attraverso i prodotti che disegna. Non è un one man show, è un professionista che ha bisogno di un team di persone per trasferire quello che ha nella testa in un prodotto reale. Questa penna, ad esempio, è un oggetto molto semplice. Per me è un esempio di design importante perché solamente per togliere un componente da questo prodotto, che è già semplicissimo di per sé, c'è stato bisogno di 2 anni e mezzo di sviluppo. Questo vi dice un po' quello che c'è dietro a un processo di design, anche a volte di un oggetto molto semplice. Quando immaginiamo degli orologi con altissima complessità come i nostri, come l'Octofinissimo ad esempio, o dei gioielli. Il processo alla fine è sempre lo stesso, ma le complessità sono decisamente diverse. Il processo creativo è il vero mistero che c'è dietro a un prodotto. Ogni designer ha il proprio. Io personalmente la cosa che faccio di più è disegnare. Ho iniziato quando avevo 4 o 5 anni, credo, e non ho mai smesso. Disegno continuamente, quando sono in riunione, quando sono al telefono, quando faccio le interviste, è la mia maniera di esprimere parte della mia creatività. Inizio con dei disegni, disegno moltissimo, alla fine ci sono risme da 200-300 fogli in cui ci sono tanti disegni ed è incredibile come a volte parti da un punto e arrivi a tutt'altra cosa. Questo è il vero mistero, perché all'inizio quando pensiamo qualcosa, per me è molto importante disegnare per fissarla sulla carta, perché altrimenti mi passa nella testa e non la trovo più. Ma è anche un po' per capire quale sarà l'evoluzione di questa idea. All'inizio l'idea è veramente molto fragile, qualcosa di molto intimo e di molto personale. Quindi i disegni non vengono neanche mostrati, si mostrano quando l'idea ha raggiunto una sua solidità. E allora è il momento in cui tu li mostri a qualcuno e allora è il momento in cui inizi a sviluppare questa idea, grazie sempre alle manifatture, grazie al marketing, grazie allo sviluppo prodotto, che trasferiscono un semplice schizzo, una semplice idea in un oggetto reale. La creatività di Bulgari è veramente unica, che è l'unica marca di gioielleria, di orologeria che è nata e che ancora è a Roma. Quindi non solo l'italianità per noi è una fonte di ispirazione, ma soprattutto la romanità. Già il concetto di bello per gli italiani è un concetto totalmente diverso da quello che troviamo nelle altre culture. Il bello per gli italiani è un concetto totalmente necessario, è qualcosa che fa parte della nostra vita. L'archivio per noi, perché non siamo una marca tra virgolette normale, non è il luogo dove andare a cercare idee, ma è un'opportunità per reinventare la marca. Se voi vedete quello che noi abbiamo fatto con il Serpenti, è l'unica marca che utilizza un segno in così tante varianti. Abbiamo 8 o 9 modi di indossare un Serpenti e parlo solo dell'orologeria. Se immaginiamo la gioielleria sono ancora di più. È quello che a noi piace fare, reinventare ogni volta la marca tentando di essere molto precisi su quelle che sono le radici e su quello che è il DNA di questo brand. È una grande fonte di ispirazione.
Questa è una marca veramente unica e il design che io cerco di esprimere e che cerchiamo di esprimere con i nostri prodotti spero che sia altrettanto unico e altrettanto semplice e iconico. Grazie a tutti per questa masterclass, è stato per me un grande piacere parlarvi di creatività, di design e di questa marca unica. Spero di ritrovarvi presto in un ambiente un po' diverso e magari un po' più vicini senza questo isolamento e grazie ancora a tutti. Ciao!